Dal Vangelo secondo Matteo. Una buona domenica a tutti. Sul monte Gesù ha fatto la sua proposta di uomo e l'ha presentata con 8 beatitudini. È come se avesse detto: se tu ti fai povero, cioè non trattieni nulla per te, tutti i doni che hai li metti a servizio del fratello, non accumuli beni per te, ma li distribuisci perché vuoi che tutti siano felici. Alla fine Dio, che valuterà la tua vita, ti stringerà la mano e ti dirà: complimenti, sei un uomo riuscito, hai realizzato la tua vita. E Gesù non si è limitato a presentare a parole questa immagine di uomo, lui l'ha incarnata con la sua persona. Lui è il povero, non ha trattenuto nulla per sé, neanche un attimo del tempo della sua vita. Lui è il mite, lui è il costruttore di pace. E praticare queste beatitudini, incarnare questa immagine di uomo è molto impegnativo, perché è l'opposto dell'uomo ammirato da tutti in questo mondo. Le persone apprezzano il ricco, il potente, chi ha tutto nella vita, può permettersi tutti i piaceri. Questo è l'uomo ammirato, l'uomo che tutti vorrebbero essere. E chi incarna l'uomo che ci è presentato da Gesù, però, al termine della vita potrà dire: l'ho indovinata. Ma è sufficiente che il discepolo pratichi queste beatitudini o il maestro chiede qualche altro impegno? La tentazione potrebbe essere quella di cercare la propria realizzazione personale e limitarsi a questo. Una volta insegnavano nella catechesi che bisogna pensare alla propria anima, alla salvezza della propria anima. Un po' come fanno i buddisti, che cercano individualmente la liberazione dal dolore attraverso l'illuminazione personale. Chi ha ascoltato le beatitudini di Gesù deve rimanere sempre sul monte per paura di essere contaminato dalla mondanità, cioè dal modo di pensare e di agire di tutti. Ecco, le beatitudini presentate da Gesù non sono il modello di vita per un individuo solitario che vuole inseguire una meta morale, una perfezione personale. Sono la proposta di una società alternativa, di un mondo nuovo che il discepolo è chiamato a costruire e si impegna per realizzare questo disegno che Dio ha sull'umanità. E oggi Gesù mette i discepoli di fronte a una grande missione: portare al mondo con la parola e con la vita le sue beatitudini, e affida questo compito ai suoi discepoli servendosi di 2 immagini. Sentiamo la prima. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete il sale della terra. Voi chi? A chi affida questa missione Gesù? A un gruppo di discepoli che sta muovendo i primi passi al seguito del Maestro. Uno per tutti di questi discepoli, Pietro, non ha per nulla dato un taglio netto al modo di ragionare degli uomini di questo mondo. Segue ancora i criteri e i valori seguiti da tutti. Lui vuole essere una persona grande, ricco, potente,
è esattamente l'opposto della proposta di uomo che Gesù ha fatto con le sue beatitudini. Bene, è a questa persona, insieme con gli altri, che Gesù affida la missione di portare questo sale del Vangelo nel mondo. Abbiamo udito le beatitudini del Maestro, abbiamo creduto in queste beatitudini, anche se poi facciamo fatica a metterle in pratica, ma sorgono in noi delle difficoltà a eseguire ciò che il Maestro ci chiede, cioè scendere dal monte, andare nel mondo a portare questo sapore nuovo della vita. E ci chiediamo, ma come possiamo noi essere sale della terra quando siamo piuttosto insipidi, un sapore scipito del Vangelo? Gesù ha affidato proprio a noi, già il primo gruppo, abbiamo visto Pietro, non era certamente l'incarnazione perfetta delle beatitudini, no. È a questa comunità di discepoli che Gesù affida questa missione. Abbiamo la difficoltà ad annunciare le beatitudini quando noi stessi ci rendiamo conto di non avere incarnato questa immagine di uomo. Ma anche quando siamo convinti della proposta di uomo che Gesù ha fatto e cerchiamo anche di incarnarla, abbiamo paura di scendere dal monte e di confrontarci con la mentalità del mondo. Per mondo si intende la logica comune, il modo di pensare ritenuto giusto da tutti. Abbiamo paura del confronto, non perché non siamo convinti della verità del Vangelo, ma per il fatto che la proposta del monte è così contraria al pensare comune che abbiamo paura di essere derisi. È ciò che è successo a Paolo ad Atene, quando ha annunciato la risurrezione, è stato deriso da molti. E anche se siamo convinti, noi abbiamo paura di provocare questa reazione perché il modo di pensare di tutti va in senso opposto all'umanesimo evangelico, per cui preferiamo rimanere isolati, ci arrocchiamo un po' come gli 11 nel cenacolo nel giorno di Pasqua. Si trovavano dentro il cenacolo, avevano sbarrato le porte perché avevano paura dei giudei. È un po' l'immagine della paura che abbiamo noi di entrare nel mondo, di rapportarci con gli uomini. Bene, Gesù dice: voi dovete andare in mezzo alla gente. Il sale non esiste per se stesso, è fatto per salare. Se rimane nella saliera non serve a niente. È come se non esistesse. Il cristiano, se si arrocca, se non va nel mondo, se non si mette in mezzo alla gente, non serve. Il primo messaggio, quindi, di questa immagine è un no alla fuga dal mondo, alla separazione. I cristiani non devono fuggire dagli uomini, rinchiudersi in se stessi, in una specie di autocompiacimento, come siamo belli così. No. Le parole di Gesù sono un no all'isolazionismo. In tutti i contesti della vita sociale, il cristiano è presente, con una vita diversa da chi è guidato dalla mondanità. È bella la lettera a Diogneto del secondo secolo che ci presenta la vita dei nostri fratelli di fede delle prime generazioni, che erano immersi nella società in cui vivevano. Voglio citare un piccolo testo di questa stupenda lettera a Diogneto. Vivendo in città greche o barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, i cristiani testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria
ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini, ma da tutto sono distaccati come stranieri, sono di passaggio in questo mondo. Ogni patria straniera è patria loro, ma ogni patria è per loro straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi, ma con la loro vita superano le leggi. E teniamo presente che è una separazione da parte del cristiano anche vedere tutto e solo il negativo. No. Vediamo adesso quali sono i significati della metafora del sale impiegata da Gesù. Le funzioni del sale sono molteplici e probabilmente Gesù si riferiva proprio a tutte queste utilizzazioni del sale impiegate però come metafore di ciò che deve fare il cristiano che incarna il Vangelo nella società in cui vive. Il primo impiego del sale, più immediato, è quello di dare sapore ai cibi. Fin dai tempi antichi, il sale è diventato per questo il simbolo della sapienza, sapere, sapore. Anche oggi si dice che una persona che ha sale in testa è una persona saggia, oppure una conversazione è insipida, insulsa, e quando è noiosa, priva di contenuto. Quando c'è nel gruppo una persona saggia, la conversazione si alza subito di livello, diventa piacevole, interessante, arricchente. E Paolo, nella sua lettera ai Colossesi, impiega proprio l'immagine del sale. Dice: la vostra conversazione, la conversazione fra i cristiani, deve essere sempre gradevole e condita con sale. Già una prima applicazione alla nostra vita di cristiani che vivono nella società, vivono a contatto con chi fa altre scelte di umanesimo. Il linguaggio di un cristiano è diverso da quello di chi segue altri criteri. Quindi il cristiano non può essere volgare, triviale. Il turpiloquio, la grossolanità non appartengono al modo di parlare di un discepolo che vuole essere sale nella società, non scende a volgarità. Il sale quindi dà sapore alla vita il Vangelo. Quindi non è solo questione di linguaggio più o meno fine o educato, ma di qualcosa di ben più importante e decisivo. Il Vangelo, incarnato dal cristiano, porta nel mondo il vero senso della vita. Noi assistiamo a vite piene di fatuità, di frivolezze, di insulsaggini, con le quali si cerca di colmare il vuoto di senso della vita. Ecco la necessità che il cristiano entri in questa società e richiami i valori per cui vale la pena vivere, i valori che danno sapore e senso alla vita. Proviamo a pensare, senza la sapienza del Vangelo, che senso hanno le gioie, che poi finiscono, i dolori, i sorrisi, le lacrime, le feste, i lutti, ma anche i figli, i nipoti. Se non c'è un senso questa nostra vita, perché li mettiamo al mondo? E quali sogni, quali speranze potrebbe alimentare l'uomo su questa terra se non le gioie a breve termine? Quelle che sono suggerite dal Coelet: mangiare, bere, godersi i beni nei pochi giorni di vita che il Signore ci dona.
la vita può essere o saporita o insulsa, sale della speranza, sale delle motivazioni di vivere, deve essere il Vangelo annunciato e incarnato dal cristiano nella società in cui vive. Dare senso al nostro esistere, siamo di passaggio in questo mondo e abbiamo un destino. Se non c'è questa prospettiva di un destino ultimo, allora ci dobbiamo accontentare delle gioie a breve termine. Secondo utilizzo del sale, secondo impiego, conservare gli alimenti. In quel tempo non c'erano i frigoriferi e per impedire che venissero avariati i cibi, conservati quindi il più a lungo possibile, pensiamo formaggio, la carne, il pesce, si impiegava il sale. Pare che siano stati gli egiziani i primi a conservare carne e pesce sotto sale, già nel 2000 a.C. Viene ricordata da Strabone nella sua geografia una città sul lago che conosciamo tutti, Magdala, la chiamavano Taricheia, che significa la città del pesce secco. Si pescava e poi si salava il pesce che poi veniva distribuito in tutti i mercati della Galilea. Dal Mar Morto si esportava tanto sale in Egitto. Al tempo di Gesù sui mercati era venduto in blocchi ed era molto prezioso. A Seforis, per esempio, si vendeva questo sale. E per il fatto che il sale impedisce la corruzione dei cibi, è stato collegato spontaneamente alla corruzione morale e quindi anche alla protezione contro le forze negative, contro gli spiriti maligni. Nella preparazione dell'acqua santa si usava mettere anche un po' di sale per proteggere contro tutte le forze maligne. Lo impieghiamo anche oggi un po' in questo senso quando si butta il sale per immunizzare dalle iettature dei malefici. Bene, il cristiano è sale della terra anche in questo senso. Con la sua presenza è chiamato a impedire la corruzione, a non permettere che la società guidata da principi malvagi si decomponga e vada in disfacimento. E difatti non è difficile constatare, ad esempio, che dove non vengono richiamati in una società questi valori evangelici, si diffondono facilmente concezioni di vita che sono dettate dalla sapienza del mondo, che è stoltezza e porta a comportamenti che sono disumanizzanti. Alcuni esempi. In una società in cui la persona vale per quello che produce, dove ciò che conta è il denaro, i beni che l'uomo può accumulare. E allora, quanto vale l'uomo? Forse, come diceva Amos, vale come un paio di sandali, o come dice Gesù, vale forse meno di una pecora l'uomo, perché è il denaro e la produzione ciò che conta. Ecco, il cristiano in questa società impedisce la corruzione, ricorda che l'uomo, la sua pienezza di vita, la sua gioia deve essere il punto di riferimento di ogni scelta. Un secondo esempio, in un mondo dove è messa in dubbio l'intangibilità della vita umana, dal suo sorgere al suo spegnersi naturale, il cristiano è sale, ricorda la sacralità della vita. Ancora, dove la paternità e la maternità sono predicati come un diritto che può essere raggiunto in tutti i modi, il cristiano richiama in questa società l'accoglienza incondizionata alla vita, che è un dono che Dio fa al mondo.
ma poi anche dove si banalizza, si mercifica la sessualità, dove la si riduce a genitalità che si può gestire come, quando, dove si vuole, come piace, perché i tempi sono cambiati, non siamo più nel Medioevo, dove le convivenze, gli adulteri non sono più chiamati con il loro nome, passano per compensazioni affettive. Cristiano impedisce la corruzione di una società che mette in crisi la famiglia, richiama la sacralità del rapporto uomo-donna e il progetto di Dio sull'amore coniugale, dialogo, incontro, progettualità, scambio di amore come dono per arricchire, per rendere felice l'altro. Questa è la proposta di realizzazione della sessualità umana che il cristiano deve incarnare e richiamare con la vita e anche con la parola. In una società dove si cerca il proprio tornaconto, il cristiano deve richiamare che la vita ha senso quando si è attenti agli altri e quindi educa i figli a questi valori, quindi li educa al sacrificio, alla rinuncia, a non cercare il proprio interesse. Naturalmente il cristiano non impone questi valori e non aggredisce chi non li condivide. Li pratica con gioia perché è convinto che questa è la vera vita. Un terzo impiego del sale. Mangiare sale con qualcuno significava condividere la mensa e quindi contrarre amicizia con lui. E c'è un'espressione ebraica, Berit Melach, significa alleanza di sale. Era l'immagine di un'alleanza che non si rompeva. E il cristiano è sale nel mondo anche in questo senso. Richiama l'amore incondizionato di Dio, l'alleanza che Lui ha fatto con l'uomo, che non dipende dalla nostra risposta. Il suo amore è incondizionato. Ha fatto un'alleanza di sale con l'umanità e penso alle coppie cristiane che sono chiamate a dare proprio questa testimonianza di amore incondizionato, indefettibile. Gesù continua dicendo che il sale però può perdere sapore. I chimici ci dicono che è impossibile, il sale non perde sapore. Ma qui viene impiegato un verbo moraino che significa impazzire. Se il sale impazzisce, il cristiano può impazzire, cioè può perdere completamente il sapore di chi ha fatto una scelta di vita evangelica. Non si presenta più come un vero discepolo, ma ragiona anche lui come ragionano tutti e quindi pensa, agisce, parla come parla ogni uomo. È impazzito, cioè è ritornato alla sapienza di questo mondo che per Dio è follia. E c'è un solo modo per far perdere il sapore al sale, è quello di mischiarlo con qualche cos'altro, gli fa perdere la purezza, la genuinità. Il Vangelo ha un suo gusto e bisogna lasciare questo gusto al Vangelo, non va snaturato, altrimenti non è più Vangelo e quindi non si possono fare delle aggiunte, delle modifiche, degli adattamenti, non ci sono i se, i mai però, cercando di ammorbidire, di rendere meno esigenti e più praticabili le richieste del Vangelo. Se si comporta così non serve più a nulla. La presenza del sale perché ha perso il sapore evangelico e di questo dobbiamo stare molto attenti perché la società di oggi ci porta davvero ad adattare il Vangelo a ciò che tutti pensano. No, il cristiano autentico mantiene il proprio sapore.
Sentiamo adesso la seconda immagine impiegata da Gesù. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere belle e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Voi siete la luce del mondo. Questa per un pio israelita è un'affermazione inaudita. La luce nella Bibbia è sempre un'immagine positiva, la tenebra, l'oscuro è sempre negativo. Luce quindi è Dio. Il Salmo 104, Dio è avvolto di luce come di un manto, e anche nel Nuovo Testamento, la prima lettera di Giovanni, proprio all'inizio, dice Dio è luce e in lui non c'è tenebra. E questa luce di Dio è scesa nel mondo per illuminare le nostre tenebre. È la luce che brilla sul volto di Gesù di Nazareth, che ci mostra che Dio è amore e illumina le nostre tenebre, che sono quelle degli odi, violenze, menzogne, ingiustizie. Questa tenebra adesso è stata rischiarata dalla luce di Cristo. Nel prologo l'Evangelista Giovanni dice: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. La luce splende nelle tenebre, le tenebre non sono riuscite a sopraffarla. Alla fine questa luce finirà per vincere, per dissolvere le tenebre che gravano sul mondo. E Gesù difatti nella sua vita pubblica si presenta come luce. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma ha la luce della vita. E fin qui va bene. Finché Gesù si presenta come luce, può essere scandalosa la sua presentazione di fronte al suo popolo, ma ciò che è scioccante per noi è che lui dice: voi siete la luce del mondo. Noi chi? Viene da chiedersi come Gesù abbia avuto il coraggio di chiamare i suoi discepoli e noi con loro luce del mondo. Facciamoli passare uno per uno quei 12. E chi vediamo? Quelli che Gesù chiama gente di poca fede. Ne hanno un briciolino di adesione alla proposta fatta da Gesù. E ricordiamo quando a Cafarnao, quando giungono a casa, Gesù chiede loro di che cosa discutevate lungo la via. E loro non rispondono, stanno zitti perché si vergognano. Avevano discusso chi è grande. Cioè non avevano recepito l'immagine di uomo nuovo data da Gesù nelle Beatitudini, fanno fatica ad accogliere il volto di uomo nuovo presentato da Gesù e addirittura durante l'ultima cena stanno ancora discutendo chi è grande, chi è il primo tra di loro. Poi anche dopo la risurrezione saranno ancora pieni di dubbi e quando nascerà la prima comunità cristiana sorgeranno ancora litigi, incomprensioni tra di loro. Bene, sono queste persone che devono essere luce, cioè portatori della luce che è Cristo. Si rivolge a noi Gesù. Siamo persone coscienti e dobbiamo esserlo, coscienti delle nostre fragilità, debolezze e meschinità, ma questo non ci deve portare allo scoraggiamento, perché è di noi che Gesù si fida, a noi ha affidato la sua luce, magari è solo un piccolo lumicino, ma è sempre la luce di Cristo. E se uno si impegna a incarnare nella propria vita il Vangelo, in lui brilla il volto di Cristo.
Come dice Paolo nella lettera ai Galati, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E l'immagine della luce completa quella del sale. Il sale si mischia con gli alimenti, la luce non si mischia con l'oscurità e con la tenebra. La luce mostra ciò che è buono e ciò che è pericoloso, ciò che è commestibile, ciò che è veleno, ciò che fa bene, ciò che fa male. Indica la strada sicura e quella invece pericolosa, quella dove è rischioso perché si può cadere in burroni. Permette quindi di discernere fra ciò che è bene e ciò che è male. Ecco, il discepolo è chiamato a essere luce con la sua parola e con la sua persona, con la sua vita. E allora riflettiamoci, dobbiamo riflettere la luce di quest'uomo vero che è Cristo. E non può il cristiano riflettere nella sua vita la luce che esce dai talk show televisivi, dai palcoscenici sui quali si esibiscono le star di questo mondo. Il cristiano non brilla della vacuità di certe vite che tutti magari ammirano. No, non brilla di questa luce il cristiano. È il riflesso di un'altra luce. E continua dicendo Gesù e introduce un'altra immagine biblica. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte. Questa luce quindi deve essere ben visibile. L'immagine impiegata da Gesù della città che è sopra il monte non è per invitare i discepoli a mettersi in vista, l'ho raccomandato tante volte. Non praticate le vostre opere per essere ammirati dagli uomini, non sappi alla tua sinistra ciò che fa la destra, fai il bene, basta. Il richiamo di Gesù è un famoso testo del profeta Isaia che presenta la città di Gerusalemme sopra il monte, quindi visibile a tutti, e tutti i popoli si incammineranno per andare a Gerusalemme ad ascoltare la parola del Signore. Gesù dice: non sarà Gerusalemme la città dove accorreranno tutti i popoli, ma sarà verso la comunità dei miei discepoli che tutti i popoli andranno per ricevere la luce che guida il cammino della loro vita. Poi altro esempio, altra immagine, la lucerna non viene accesa per essere poi coperta sotto il moggio. Il moggio era la misura del grano. Non andavano a chili, ma a litri. Cosa significa questa immagine? Bisogna stare attenti a non misurare il Vangelo sui nostri criteri umani, sulle nostre misure. I cristiani, dice Gesù, devono stare attenti a non velare la luce del Vangelo, cioè devono cercare di non nascondere quelle parti che forse danno un po' fastidio perché sembrano difficili da praticare. La condivisione dei beni, il perdono incondizionato, l'amore gratuito anche a chi ci fa del male e ci perseguita, e si tende a nasconderle perché scioccano con i criteri della nostra giustizia. Non va velata. Il Vangelo è quella luce lì. Luce, anzitutto dice Gesù, a coloro che sono nella casa, cioè prima di splendere davanti agli altri dobbiamo avere accolto noi questa luce e poi risplenda davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere belle. E ci insisto su questo belle, perché il testo originale non dice opere buone, dice opere belle. Il cristiano deve essere una persona bella. La bellezza, lo sappiamo, è irresistibile. Quando uno vede una persona bella si interroga subito: come
faccio io a essere bello come lui? Ecco, Gesù vuole che i suoi discepoli siano persone belle, che attirano per la loro bellezza. Il cristiano è uno che disturba, ma non è invadente, non manca di rispetto alla libertà dell'altro, non vuole indottrinare, ma vuole affascinare con la bellezza di chi ha accolto questa luce che rende luminosi e splendidi. Se alza il tono della voce non affascina più e dovremmo imparare noi a parlare con maggiore umiltà, senza esibizione, tenendo presente però sempre questa bellezza che deve brillare sul nostro volto. La raccomanda anche Pietro nella sua lettera, quando dice ai cristiani amatissimi: noi siamo stranieri e pellegrini in questo mondo e ci sono coloro che ci disprezzano. Noi dobbiamo rispondere in mezzo ai pagani con una vita bella, perché mentre ci denigrano come malfattori, siano persuasi dalle nostre opere belle. I cristiani devono compiere una rottura con la mondanità, hanno il dovere però di vivere in un modo bello. Devono mostrare ai pagani che l'adesione al Vangelo rende belli, apprezzati anche da coloro che non seguono il Vangelo. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.